Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. La storia di cui voglio parlarvi oggi è una storia davvero molto particolare, quasi ai confini della realtà, ma purtroppo accaduta realmente. Come avrete letto dal titolo, parleremo di un lupo mannaro. Ma vi starete chiedendo, come ho fatto anche io, esistono veramente i lupi mannari? Bene, la storia di oggi potrebbe aiutarci a trovare delle spiegazioni, a rivedere magari le nostre convinzioni o comunque a porci delle domande. Siamo abituati a sentir parlare di lupi mannari tramite leggende, favole, ma mai di casi realmente accaduti. Ma cosa significa letteralmente lupo mannaro? Dal greco ikos, che significa lupo, e anthropos, uomo, è un personaggio mostruoso delle leggende popolari. Mannaro, infatti, significa che un essere umano nelle notti di luna piena si trasformerebbe in una creatura orribile, in un lupo. La storia di Bill Ramsey, definito anche lupo mannaro o lupo mannaro indemoniato, è la storia incredibile di un bambino di 9 anni, un bambino come tanti, ma che a quell'età diventa protagonista di una vicenda davvero inspiegabile e molto dolorosa, qualcosa che gli sconvolgerà la vita per sempre. In questa storia incontreremo anche i coniugi Warren, i famosissimi demonologi, ricercatori del paranormale di cui abbiamo parlato anche qualche settimana fa. Vi ricordate, vi avevo chiesto anche se vi andava di propormi qualche storia di cui parlarvi, e io ho scelto questa perché era una storia di cui avevo sentito parlare ma che non avevo mai approfondito. I coniugi Warren su Bill opereranno un intervento di liberazione perché erano convinti che fosse posseduto da una forza demoniaca. Pensate che questo caso diventerà per loro uno dei più famosi e particolari mai incontrati prima. Ma prima di iniziare vi chiedo se vi va di iscrivervi al canale se siete appassionati come me di paranormale, mistero e storie true crime, di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Ma adesso immergiamoci nella storia di Bill Ramsey. Bill Ramsey nasce a Southend, una cittadina dell'Inghilterra, nel 1943. È un bambino come tanti, anche se un po' introverso, ma a 9 anni qualcosa in lui comincia a cambiare, dando il via a comportamenti davvero molto strani ed inquietanti. È il 1952, Bill ha 9 anni ed è un sabato pomeriggio di un maggio molto caldo. Sta giocando nel giardino di casa sua, come era solito fare, come era solito passare molte ore di gioco in quel luogo. Mentre sta giocando, all'improvviso comincia ad accusare dei sintomi molto strani. Si sente invadere tutto il corpo da un vento gelido ed il sudore che gli colava addosso perché faceva molto caldo gli si gelò sulla pelle. Nello stesso tempo un odore nauseante lo avvolge, causandogli addirittura il vomito. Bill si spaventa talmente tanto che comincia a correre e ad urlare, arriva fino alla recinzione di casa sua e tenta di sradicare addirittura uno dei pali di questa recinzione, che era molto a fondo nel terreno, ma che Bill riesce comunque a tirare fuori. La mamma, che lo vede in quello stato, corre fuori cercando di calmarlo, ma inutilmente, perché Bill gli si rivolta contro, ringhiandogli e sventolandogli addosso il palo della recinzione. La donna era terrorizzata ed incredula su quello a cui aveva appena assistito, per la reazione del figlio, ma soprattutto perché nessuno era mai riuscito neanche a smuovere uno di quei paletti di quella recinzione. Il bambino sembrava posseduto da una forza sovrumana e anche il padre di Bill, che li raggiunse in giardino, notò come il volto del figlio sembrava addirittura deformato, e una cosa che lo colpì tantissimo era che Bill li guardava con un odio impressionante. Ma non finì lì, perché Bill tentò di strappare a morsi il filo della recinzione spinata. L'aria venne avvertita anche dai genitori più gelida. In quello stesso istante Bill cominciò a ringhiarli contro.
cosa che fece terrorizzare i suoi genitori, portandoli a scappare dentro casa e a chiudere tutte le porte, lasciando il figlio da solo in giardino nella speranza che si calmasse da solo. Dopo quel giorno non accadde più nulla per circa 15 anni. Nel frattempo Bill era diventato adulto, si era sposato, aveva avuto 3 figli ed era diventato anche un falegname. I primi 3 anni di matrimonio però per lui non furono facili, perché gli incubi lo tormentavano, svegliandolo in piena notte in preda ad urla e in un bagno di sudore. In particolare sempre lo stesso sogno lo inquietava. La moglie che lo guardava con un'espressione strana in viso e che poi scappava da lui terrorizzata. Di punto in bianco gli incubi terminarono, ma nel 1967 capitò una cosa davvero inquietante. Una notte Bill e la moglie si svegliarono perché avvertirono nella stanza l'ansimare di un animale. La donna rimase terrorizzata quando capì che non c'era nessun animale all'interno della loro stanza, ma era Bill che produceva quei suoni. Stava ringhiando ed ululando come se fosse un lupo. Questa cosa terrorizzò non poco tutta la famiglia. A quel punto la moglie convinse Bill a sottoporsi ad alcune visite ed esami e fu proprio durante una di quelle visite che gli venne diagnosticata una malformazione al palato, cosa che spiegò anche quei terribili suoni che Bill faceva durante il sonno. Era una cosa che poteva essere tranquillamente riconducibile a questa malformazione. Non accadde più nulla fino al 1983, quando Bill una sera si trova al pub con degli amici, comincia ad avvertire improvvisamente gli stessi sintomi di quel famoso episodio di quando aveva 9 anni, gli stessi brividi. Bill, in preda allo spavento, si reca in bagno, si specchia e quello che vede è il riflesso di un lupo. Bill è sotto shock e notano questo cambiamento anche gli amici che si offrono di riaccompagnarlo a casa. Ma mentre sono in auto, Bill comincia a ringhiare e si avventa sull'amico che era seduto sul sedile posteriore a fianco a lui. Tenterà di mordergli anche una gamba. I suoi amici testimonieranno poi che Bill, le sue mani si trasformarono letteralmente in artigli. L'amico che stava guidando mantenne una calma sorprendente perché ad un certo punto fermò la macchina sul ciglio della strada e a fatica riuscirono ad afferrare Bill e a farlo scendere. Dopo quella notte nessuno di loro volle più avere nulla a che fare con lui. Sempre nel 1983, a dicembre, poco prima di Natale, Bill un giorno comincia ad accusare degli strani dolori al petto. Credendo si trattasse di un attacco cardiaco, si precipita da solo al pronto soccorso. Arrivato lì, mentre un'infermiera gli sta misurando la pressione, la aggredisce mordendole un braccio e poi scappa per i corridoi in preda al panico. Le persone che hanno assistito a quella scena hanno testimoniato di non aver mai visto una cosa simile. Le spalle di Bill, mentre correva, sembravano incurvate e le mani sembravano letteralmente degli artigli. Il suo aspetto era veramente simile ad un animale selvatico. Nessuno riuscì ad avvicinarlo per calmarlo. Solo in gruppo riuscirono a fermarlo e ad iniettargli un'altissima dose di tranquillante, una dose che a detta loro avrebbe procurato il coma in un essere umano, ma che in Bill ebbe solo l'effetto di tranquillizzarlo leggermente. Pensate che i pochi che avevano cercato di afferrarlo da soli vennero sbalzati via da una forza sovrumana. Quel giorno Bill venne arrestato, ma anche con le manette riuscì a dimenarsi con una forza incredibile, tanto che gli agenti decisero di iniettargli una dose di tranquillanti per animali, solo così riuscirono a sedarlo. Nessuno aveva mai assistito ad una cosa tanto sconvolgente.
Venne sottoposto a diversi esami e visite, ma nulla venne fuori, nulla di anomalo. Difatti, poco dopo fece ritorno a casa. Ma solo dopo 2 mesi Bill fa ritorno in ospedale con gli stessi sintomi. Ma appena gli infermieri lo videro arrivare, cominciarono a tremare dalla paura, in ricordo di quanto era accaduto alcuni mesi prima. Mentre è lì in ospedale, Bill comincia ad avvertire gli stessi sintomi della volta prima. Quella rabbia cieca che gli monta dentro senza motivo, una rabbia che lui ormai sapeva riconoscere. Infatti, consapevole di quanto poteva accadere, esce con furia dall'ospedale. Incontra 4 poliziotti e gli si avventa contro con violenza. Inizia a ringhiare, come a voler lui stesso in qualche modo essere fermato da questi agenti. Pensate che uno di questi 4 agenti riportò delle ferite talmente gravi da condurlo al ricovero in ospedale. Riuscirono comunque ad arrestarlo e a portarlo in centrale, dove venne sottoposto ad altre visite, altri esami, e gli venne suggerito il ricovero in una struttura per malattie mentali, cosa che lui rifiutò categoricamente perché ormai era convinto di saper gestire questi attacchi, soprattutto di saperli riconoscere. Anche qui verrà rilasciato, ma nell'estate del 1987 un'altra pattuglia lo ferma perché viene beccato mentre sta cercando di far salire in auto una prostituta. Dopo un inseguimento riescono a bloccarlo. La donna scende dall'auto mentre Bill comincia a sentire la familiare rabbia montargli dentro e mentre la gente gli sta ponendo delle domande, Bill esce dall'auto e gli si avventa contro. Tentò di strangolarlo, nel frattempo erano sopraggiunte altre pattuglie. Pensate che ci vollero 12 agenti e 2 dosi di calmante per riuscire a fermarlo dall'uccidere quell'uomo. Venne nuovamente arrestato, condotto in caserma e venne rinchiuso in una cella di isolamento, ma anche qui riuscì con una forza sovrumana a sfondare quella porta, che era una porta davvero molto spessa. Qui però rimase incastrato con la testa e il braccio. Gli agenti raccontarono che per calmarlo da quella furia dovettero iniettargli una dose di tranquillante 3 volte superiore alla norma e per tirarlo fuori dovettero chiamare addirittura i pompieri. Intervenne anche la magistratura che ordinò a Bill un controllo psichiatrico presso il Ranwell Hospital. Qui venne sottoposto a diversi esami e visite mediche, tra cui risonanze magnetiche, radiografie, test psicologici, ma nulla venne riscontrato di anomalo. Si fece però un'ipotesi che non era mai stata fatta prima su Bill. Forse poteva soffrire di licantropia acuta, in cui le persone credono di essere degli animali e si comportano di conseguenza. Questa storia, come potete ben immaginare, fu riportata su diverse testate giornalistiche. Il lupo di Londra, il lupo mannaro indemoniato. Diversi furono i nomi a lui associati. La gente era davvero sconvolta da quanto stava succedendo. Pensate che questa storia arrivò alle orecchie dei coniugi Warren, che si trovavano proprio a Londra per tenere alcuni seminari. Vennero a conoscenza di quanto stava accadendo a quest'uomo da un programma televisivo e decisero di volerlo aiutare perché secondo loro Bill era posseduto da uno spirito maligno. I coniugi Warren quindi si mettono in contatto con la polizia di Southend e riescono ad incontrare Bill. Durante un colloquio gli suggeriscono un esorcismo di liberazione, di recarsi quindi nella chiesa dove vivono, a Monroe, in Connecticut. L'esorcismo sarebbe officiato da padre McKenna, che collaborò tantissimo con i coniugi Warren. Bill qui accetta senza esitazione. Bill arriva a Monroe nel 1989, ma la notte prima dell'esorcismo succede qualcosa di davvero sconvolgente, perché tenterà di strangolare la moglie mentre stava dormendo. Il giorno dopo comincia l'esorcismo. Sembra tutto tranquillo,
Ma quando padre McKenna comincia a parlare in latino e a posargli la stola viola sulla testa, Bill comincia a cambiare. Addirittura la faccia sembra diversa, le mani sembrano trasformarsi in artigli e le orecchie addirittura più appuntite. Il parroco ordina al demone in latino di abbandonare quel corpo, ma Bill gli si avventa contro ringhiandogli inferocito. Ad un certo punto, durante l'esorcismo, Bill si tranquillizza, sembra quasi che qualcosa abbia abbandonato il suo corpo improvvisamente. Dopo quel giorno Bill cercherà di tornare ad una vita normale, ma purtroppo quella tranquillità non durerà molto tempo, perché il 22 luglio del 1987 Bill un giorno si recherà alla stazione di polizia in preda ai soliti attacchi. Chiese agli agenti di arrestarlo, di chiuderlo in una cella perché aveva paura per la sicurezza della sua famiglia e di tutti i cittadini. Gli agenti gli risero in faccia, credendolo ubriaco lo mandarono via. Ma questa cosa scatenerà in Bill una rabbia cieca. Si avventò contro gli agenti e cominciò a ringhiarli contro. Ce ne vollero ben 6 per riuscire a fermarlo. Lo portarono in cella e Bill ringhiò per tutta la notte, comportandosi davvero come un vero lupo. Dopo quella ricaduta, i coniugi Warren, con l'aiuto di padre McKenna, decisero di effettuare un secondo esorcismo su Bill e sembra che fosse quello risolutivo, perché proprio Bill in quell'occasione disse di aver sentito come una forza che abbandonava il suo corpo. Dopo quell'episodio Bill non ebbe più attacchi di rabbia. I Warren si convinsero che il rituale ebbe su Bill un potente effetto psicologico, facendogli credere che fosse davvero guarito e portandolo quindi alla guarigione. Riportarono tutto su un libro che uscì nel 1991, Werewolf: A True Story of Demonic Possession. Gli esorcismi su Bill vennero documentati con video, audio e immagini ed è grazie a questo che possiamo ricostruire quanto successo. Dopo quell'ultimo esorcismo Bill non ebbe mai più problemi. Amici, che storia! Ne avevo solo sentito parlare come uno dei casi più particolari dei coniugi Warren, ma non l'avevo mai approfondita. La licantropia esiste veramente, è una condizione mentale che porta la persona che ne è affetta ad autoconvincersi di essere un lupo e a comportarsi di conseguenza, sia nel comportamento che nell'aspetto. Ho letto che nelle forme più gravi può portare addirittura ad assaggiare il sangue e a mangiare la carne cruda, soprattutto umana. Ci sono stati diversi casi nel mondo, soprattutto legati ad alcuni assassini che hanno dilaniato i corpi delle loro povere vittime con i denti, arrivando addirittura a mangiarne il cuore. L'unica cosa che mi lascia un po' perplessa è questa forza sovrumana che Bill sviluppava in alcune occasioni. Vi ricordo appunto gli episodi che abbiamo già visto, quando 12 agenti non riuscirono nemmeno a fermarlo, quando fu sedato con delle dosi di calmanti talmente forti da provocare addirittura il coma in persone normali, mentre lui era stato solo leggermente calmato, quando sfondò la porta quando era rinchiuso in cella. Non lo so, credo che appunto esista la licantropia, la scienza ci dà una spiegazione di quanto possa essere accaduto a Bill e ad altre persone che purtroppo ne soffrono, però non riesco a spiegarmi appunto questa forza sovrumana. Fatemi sapere se conoscevate questa storia e che cosa ne pensate nei commenti, se pensate che veramente Bill fosse affetto da licantropia o se pensate che invece fosse posseduto da una forza demoniaca come erano convinti i Warren.
Amici, siamo arrivati al termine di questa storia incredibile. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like e mi raccomando scrivetemi nei commenti perché vi leggo e almeno così possiamo confrontarci. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo venerdì con il prossimo caso. Ciao amici!